Bentornati in cucina con Amelia. Oggi vi propongo la sfogliatella frolla con un guscio sottile di pasta frolla e un ripieno morbido e profumato, ma se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Iniziamo dal ripieno utilizzando 250 ml di acqua, 80 g di semolino, 220 g di ricotta, 160 g di zucchero, 80 g di canditi, un uovo, acqua di millefiori, scorza grattugiata di mezza arancia, scorza grattugiata di mezzo limone, un pizzico di cannella e un pizzico di sale. Versiamo l'acqua in un tegame e portiamola ad ebollizione, aggiungendo un pizzico di sale. Quando l'acqua raggiungerà il bollore, unite a pioggia il semolino, mescolando contemporaneamente con una frusta a mano in modo da non formare grumi. Lasciate cuocere 3-4 minuti mescolando energicamente, poi terminate la cottura con un cucchiaio di legno. Tolto dal fuoco, trasferitelo in un recipiente. Con il cucchiaio di legno appiattitelo per lasciarlo raffreddare più velocemente. Copritelo con la pellicola a contatto e lasciatelo in frigo per un'oretta. Prepariamo la frolla nella planetaria utilizzando 250 g di farina 00, 100 g di strutto, 90 g di zucchero, 50 ml di acqua, mezza arancia grattugiata, mezzo limone e mezzo cucchiaino di lievito per dolci. Mettiamo lo strutto nella ciotola della planetaria. Chi non vuole utilizzare la planetaria può fare questo lavoro tranquillamente in un tegame impastando a mano. Azioniamo la foglia a cappa affinché diventi una cremina. Incorporiamo la farina un po' per volta e otterremo un composto sbriciolato. Sempre mescolando aggiungiamo lo zucchero, il lievito per dolci, gli aromi, e infine l'acqua. Quando sarà tutto amalgamato e l'impasto sarà liscio e omogeneo e si staccherà dalle pareti, trasferiamoci su un piano da lavoro e lavoriamo a mano qualche minuto per avere una consistenza omogenea. Formiamo un panetto, proteggiamolo con la pellicola e facciamolo riposare in frigo per mezz'ora. Nel frattempo occupiamoci della farcitura. Riprendiamo dal frigo il semolino ormai fritto e lavoriamolo con le fruste elettriche per renderlo cremoso. Uniamo i canditi e continuiamo ad amalgamare. Incorporiamo anche la ricotta, ma in 2 volte, amalgamando sempre il composto. Uniamo lo zucchero mescolando sempre con le fruste
e infine l'uovo. Come ultimo tocco aggiungiamo gli aromi. La farcitura delle sfogliatelle è pronta e non ci resta che riprendere la frolla dal frigo. Adagiamola su un piano di lavoro leggermente infarinata e tagliamo dei pezzi da 50 grammi ciascuno, pesandoli uno per uno. Con questo peso otterrete una decina di sfogliatelle piccole. Se invece vi piacciono più grandi, pesatene 80 grammi. Per formare la sfogliatella frolla, prendete la prima pallina e appiattitela con i polpastrelli. Poi allungatela con il mattarello e stendetela ad un'altezza di 3 mm in modo da ottenere un ovale. Trasferitela su un altro piano in modo da non sporcare il tavolo da lavoro e adagiateci un cucchiaio e mezzo di crema alla ricotta. Richiudete il lembo di impasto su se stesso e schiacciatelo bene con le dita per sigillarlo. Poi con un coppo a pasta o con una tazza o con un bicchiere tagliate la frolla in eccesso. Ecco il risultato. Sistematele in una teglia con della carta forno e continuate con le altre. Copritele con la pellicola e lasciatele riposare in frigo per un'ora, in modo che in cottura non si appiattiscano. Trascorso il tempo necessario, preriscaldate il forno e spennellatele con del tuorlo d'uovo sbattuto. Infornatele nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti nel ripiano centrale del forno. Dovranno diventare belle dorate. Fatele raffreddare, spolveratele di zucchero a velo e gustatevele come in pasticceria. Scrivetemi nei commenti qual è la prossima ricetta che volete in Cucina con Amelia.